mattino è un momento magico per scendere giù in giardino nelle prime ore del mattino perché la luce è meravigliosa, inonda il giardino e fa splendere questi bellissimi fiori, ad esempio dell'achillea. In questo caso un'achillea filipendulina Coronation Gold, con questi fiori color oro, veramente sono dei gioielli. Guardate che belli, a forma di ombrello, una fioritura abbondantissima che attira tantissimi insetti in giardino. A me piace molto inserire nei video questa passeggiata iniziale che mi porta al giardino per poi dedicarmi alle piante. E in questo caso, in questo video, ad un video dedicato a questa pianta che è veramente facilissima da coltivare e ci regala questa fioritura gialla straordinaria. Pianta facile da coltivare perché? Perché l'achillea è una pianta, tra l'altro, che possiamo anche trovare spontanea in Italia, ad esempio con l'Achillea millefolium, ed è una pianta molto coltivata in giardino, in quei giardini che non hanno molta acqua a disposizione, perché è una pianta che sopporta benissimo la siccità, non per lunghissimi periodi, ma possiamo bagnarla ogni tanto quando ci troviamo a bagnare piante vicino, in modo da garantirgli comunque un po' di salute, e poi il resto lo farà lei. Una pianta utilizzata in giardini con non molta acqua a disposizione e quindi una pianta rustica, una pianta a sviluppo verticale e quindi anche decorativa, sistemata in alcune parti del giardino. Ad esempio, se abbiamo dei cespugli che crescono orizzontalmente sul terreno e poi mettiamo insieme un'achillea a sviluppo verticale, otteniamo questo effetto molto bello nel giardino. Giocando anche con i suoi colori, perché l'achillea si presenta con delle fioriture che hanno tanti colori, dal bianco al rosso, ce n'è qualche varietà che arriva un pochettino un po' sul fucsia, al rosa, al giallo in questo caso, e anche la dimensione dei fiori può cambiare. Ce ne sono alcuni che sono piccolini, raccolti non tanto ad ombrello ma a piccoli mazzetti, ce ne sono come l'Achillea Coronation Gold a forma di ombrello molto largo. Insomma, possiamo cercare la nostra achillea preferita da inserire nel giardino. Alcune sono molto piccole, altre invece diventano delle piante molto grandi, quindi bisogna fare molta attenzione scegliendo un'achillea adatta al giardino che abbiamo. Se abbiamo tantissimo spazio possiamo spaziare appunto con la scelta di numerosi tipi di achillea, tra cui quelle più grandi. Se abbiamo un giardino piccolo possiamo orientarci ad esempio su un'achillea Paris White, che rimane un po' più piccola con dei fiorellini bianchi. Dopo la vediamo perché è una delle achillee che io coltivo. Quest'anno la sto vedendo da qua, quest'anno non è cresciuta tantissimo perché il giardino qui è stato un po' trascurato da me per via del mio infortunio e quindi ha bisogno di essere un po' recuperata. Ho anche un'achillea millefolium, un'achillea che possiamo trovare spontaneamente ad esempio qua in Piemonte, quando si va in montagna lungo le strade sterrate è molto facile trovare questa pianta. Ne ho anche una così, però è stata totalmente potata perché si era sdraiata per terra ed era stata distrutta da tanti animaletti che ne hanno divorato le sue foglie e i suoi fiori. Allora, volevo parlarvi della coltivazione dell'achillea anche perché dopo voglio farvi vedere un utilizzo che ne ho fatto, perché l'achillea può essere usata anche come pacciamatura per il terreno, per proteggere il terreno e non far crescere le erbe infestanti, ma ne parliamo dopo. Per quello che riguarda la coltivazione dell'achillea, partiamo subito dal terreno. È una pianta che gradisce un terreno che può essere anche sassoso, sabbioso, anche un terreno argilloso. L'importante è che non sia un terreno troppo umido per tanto tempo, che non sia un terreno vicino a un rivolo d'acqua, che lo mantiene molto umido perché non sopporta i ristagni idrici. Quindi piantiamola in una zona del giardino in cui l'acqua gliela dobbiamo dare noi e non la riceve da corsi d'acqua nelle vicinanze. In questo modo la pianta si svilupperà molto bene. È una pianta che fiorisce dalla tarda primavera fino all'autunno, però come tutte le piante noi sappiamo che la pianta una volta che fa i fiori vuole andare a seme e smette di fare i fiori perché non ha più bisogno una volta che ha i semi, il suo scopo è stato raggiunto. E quindi noi come possiamo fare con l'achillea ad esempio con l'achillea per far sì che la pianta fiorisca fino all'inizio dell'autunno, ad esempio? Possiamo semplicemente tagliare, adesso qui non ci sono fiori sfioriti, però possiamo prendere un rametto
e tagliare la parte che porta il fiore fino alla prima intersezione delle foglie che troviamo. Questo se la pianta è un po' bassa come altezza. Se la pianta è molto alta, come in questo caso, che tra l'altro è tenuta da uno spago, io vado sempre un po' più giù e arrivo a metà ramo e taglio la prima intersezione di foglie che trovo. In questo caso i nuovi rami che si sviluppano da una porzione di ramo che è già abbastanza robusto, altrimenti il vento tende a piegarla per terra e anche la pioggia. Quindi cerchiamo di sostenere la chilea e quando la tagliamo per togliere i fiori che hanno sfiorito andiamo un po' più giù nel taglio, in modo da garantire comunque sempre un'altezza della pianta che non sia danneggiata dal vento o dalla pioggia. L'acqua è una pianta che ha bisogno di poca acqua. Quando noi siamo nelle vicinanze con l'annaffiatoio che stiamo bagnando le piante, se vogliamo possiamo dargli una bella dose di acqua bagnando bene il terreno e poi possiamo dimenticarcela per i giorni. Sempre che non ci sia, ad esempio, un'estate particolarmente siccitosa e particolarmente calda, in questo caso dobbiamo aiutarla, perché anche le piante rustiche in giardino che non hanno bisogno di tanta acqua ogni tanto vanno bagnate, in modo da mantenere una vegetazione rigogliosa e però continuare a vederle fiorite. Come esposizione la chilea richiede un'esposizione assolutamente soleggiata, è una pianta che ama tantissimo il sole anche nelle ore centrali della giornata e riesce sempre a splendere in giardino quando è illuminata dal sole. Io trovo che sia particolarmente bella con la prima luce del mattino perché colora i suoi fiori di un giallo straordinario e questa cosa succede anche la sera con la luce del tramonto, è veramente uno spettacolo. Possiamo moltiplicare la chilea in 3 metodi, con la semina, seminando la pianta a inizio primavera, mescolando i semi ad esempio in un barattolino con della sabbia, perché i semi sono molto piccoli, li mescoliamo con questa sabbia e poi a spaglio li sistemiamo nella terra senza coprirli, diamo una bella bagnatura e poi continueremo a seguire questa semina finché non si svilupperanno le piantine facendole diventare poi delle piante adulte. Altrimenti possiamo anche moltiplicare la chilea per talea, ovvero prendiamo un ramo, togliamo i suoi fiori, prendiamo un ramo con almeno 3 o 4 gemme, lo sistemiamo direttamente nella terra, magari vicino alla pianta madre o in una zona in cui vogliamo un'altra achillea e lì dovremo stare attenti a seguirla un po' con le bagnature perché una talea ha bisogno di avere sempre un terreno leggermente umido per poter radicare. Una volta che la pianta, il rametto è partito, possiamo poi bagnare un po' meno, però nel primo anno di coltivazione sicuramente da una talea la pianta avrà bisogno di qualche innaffiatura in più e di essere seguita. Io non ho mai moltiplicato per talea la chilea, volevo provarci in questi giorni e lo farò sistemando la talea in un vasetto in modo che riesco a seguire un po' di più la porzione della pianta e in più volevo provare sistemando appunto questa porzione magari in un angolo illuminato sì dal sole ma non troppo caldo perché una talea è una porzione di pianta molto delicata quindi non possiamo tagliarla, sistemarla ad esempio in un vaso ed esporla tutto il giorno al sole perché è deleterio. Quindi le talee vanno sempre un po' preservate da un calore eccessivo e da una illuminazione eccessiva. Una volta che la pianta parte con la sua vegetazione, che dovrebbe essere veramente molto facile con la chilea, la pianta verrà esposta di volta in volta sempre più alla luce solare, abituando questa porzione di pianta ad abituarsi appunto al sole forte e anche a un clima più siccitoso. Quindi le talee vanno seguite tantissimo. Un altro metodo è dividere l'intera pianta, quindi si scava con la zappa nel terreno, si tira fuori tutto l'apparato radicale e si divide la pianta in porzioni da sistemare poi nel giardino. Anche lì andrà bagnata i primi tempi per seguire la pianta, però la divisione dell'achillea, ad esempio, è una divisione molto facile da una pianta rustica e robusta e quindi dopo le prime bagnature la pianta dovrebbe in teoria già partire poi con una nuova vegetazione. Logicamente è un'operazione da fare in primavera, all'inizio dello sviluppo della pianta. Adesso ci troviamo dopo la metà di luglio, a me piacerebbe fare questo lavoro, ma siccome non voglio rischiare di perdere o di rovinare una pianta d'achillea, sposterò un'intera pianta che ho in un'altra zona del giardino perché è molto piccola.
ha patito perché sono cresciute tante erbe intorno, è rimasta molto all'ombra, quindi è rimasta di piccole dimensioni, è sempre una Coronation Gold come questa. Quindi prenderò tutto il pane di terra con le radici e la sposterò nel sentiero degli iris, perché lì ho messo tanti fiori viola, ci sono dei fiori rosa dei gladioli, altre fioriture, però manca effettivamente il giallo. E poi, siccome c'è una collinetta in salita, sarebbe bello sistemare lì, vicino magari l'erba delle pampas, un'altra pianta con questo sviluppo in altezza. L'Achillea penso che sia un'ottima compagna all'erba delle pampas, questa graminacea che produce poi questi piumini grandi bianchi, e spero che me li produca quest'anno perché l'anno scorso è diventata molto grande, però i piumini non li ho visti. Comunque vediamo che cosa succederà. Quindi anche se sono un po' fuori periodo, voglio provare a spostarmi poi con l'Achillea. Allora, abbiamo parlato di terreno, di esposizione al sole, di acqua che deve essere data all'Achillea, ma non in maniera abbondante, possiamo anche dimenticarci di lei per un periodo. L'Achillea può essere coltivata anche in vaso. In vaso possiamo orientarci su varietà un po' più piccole, con le loro colorazioni, e in vaso più o meno richiede lo stesso tipo di coltivazione che in terra. L'unica cosa che io consiglierei in vaso è di seguire un po' più le bagnature, perché in terra la pianta con la profondità delle radici a volte riesce a trovare un po' quel tanto di acqua che gli serve per sostenersi e per vivere bene nella terra. In vaso invece tutto è controllato da noi, quindi il terreno si asciuga completamente, quindi lì bisognerà intervenire con qualche bagnatura in più. Però anche per la coltivazione in vaso ci sono delle achillee di piccole dimensioni che sono molto simpatiche da coltivare in vasetti. L'achillea è una pianta che ha uno sviluppo, è una pianta perenne, quindi che cosa vuol dire? Che questa pianta qui, l'achillea, si sviluppa in primavera tirando fuori le sue foglie, i suoi rami che portano i fiori, e poi quando arriverà l'inverno la pianta pian piano secca e quindi noi possiamo intervenire con una pulizia per cercare di eliminare, non dico fino alla base, ma circa un 5-10 cm, tutti i rami secchi fino al terreno, a circa un 10 cm dal terreno, e non hanno bisogno sicuramente di una pacciamatura, di un qualcosa che protegga la pianta dal freddo, perché sopporta benissimo i rigori invernali. E quindi facilissima coltivazione. La primavera dell'anno dopo riparte con i suoi rami che tenderanno a crescere. Ricordiamoci sempre, io ho cominciato ad adottare questo metodo, nel senso che siccome la pianta tende a sdraiarsi molto, io prima della crescita della pianta sistemo 4 paletti, in questo caso ho messo dei bambù, con una corda ad un'altezza di circa 40-50 cm. Man mano che la pianta si sviluppa, io faccio sempre entrare questi rametti all'interno di questo quadrato con la corda, in modo che poi il tutto viene sostenuto, perché la pianta di Achillea che vedete qui è molto verticale, si sviluppa in altezza per il semplice fatto che è sostenuta da uno spago. Se noi la lasciamo andare libera, la pianta diventerà molto larga nel terreno, quindi occuperà tantissimo spazio, e in più tutte le volte che piove e che c'è il vento troveremo questi rami sdraiati per terra con queste fioriture gialle che invece che essere qui ad altezza del viso si trovano ad altezza delle erbe, quindi quando dobbiamo pulire poi col decespugliatore rischiamo di rovinare tutti i fiori. Quindi sosteniamo la nostra achillea, le nostre achillee, soprattutto quando sono di dimensioni importanti come questa. L'achillea può essere usata anche come pacciamatura, ovvero tutte le volte che noi facciamo una pulizia della pianta, togliendo tutto ciò che è sfiorito, tutto ciò che è un po' secco, eccetera, possiamo utilizzare questo materiale come pacciamatura, perché la pianta come sostanze contiene il calcio, il fosforo, il magnesio, il potassio, e quindi sono tutti elementi che possono arrivare poi al terreno se usiamo questa pianta come pacciamatura. Che cos'è la pacciamatura? È un ritaglio di parti vegetali sistemate sul terreno per creare una copertura in modo da non far crescere le erbe spontanee che colonizzano poi sempre tutti i terreni che sono a nudo. In questo modo impediamo la crescita delle erbe spontanee, e con la decomposizione del materiale vegetale che abbiamo sistemato sulla superficie del terreno, questa decomposizione porterà poi nel terreno diverse sostanze. In questo caso l'achillea contiene magnesio, fosforo, potassio e calcio, e quindi queste sostanze pian piano entreranno nel terreno arricchendolo. Io ho fatto questo lavoro ieri, adesso lo vediamo.
mi sposto con la telecamera, però prima di spostarmi volevo farvi vedere l'Achillea nella varietà Paris White, molto piccola e ha dei fiori deliziosi, piccolini e bianchi. Ecco qua i fiori dell'Achillea Paris White, dei fiori bellissimi a forma di pompon, piccoli, che vengono colonizzati da tantissimi moscerini. È una pianta straordinaria, qui la vedete veramente un po' sofferente, ce n'è un po' qui, un po' lì. Fino all'anno scorso, in primavera, io cominciavo a curarla un po', perché è un'achillea che ha bisogno di un po' più di umidità del terreno rispetto all'achillea che abbiamo visto prima. Ha bisogno di essere leggermente un po' più umida per svilupparsi bene, perché gradisce un terreno un po' più umido. Quest'anno, per via del mio infortunio, è stata trascurata. Giorgio è venuto giù in giardino, giustamente ha tagliato l'erba dappertutto e quindi più volte è stata tagliata a livello della terra e quindi non è riuscita a svilupparsi bene. Adesso sta facendo dei nuovi rami, quindi io qui non passerò più il decespugliatore, la lascerò crescere. Questo si è salvato e ha portato questa fioritura bellissima. Adesso voi vedete qui è una fioritura un po' misera rispetto a quella che abbiamo visto prima, ma l'anno scorso questa pianta era un cespuglio di fiori bianchi, bellissimo, ad un'altezza di circa 40 cm, quindi una pianta che si può coltivare anche in vaso. Ieri sono venuto a fare un po' di lavori qui in giardino, lavori di potatura, per ripristinare l'orto che è stato invaso completamente dalle erbe. Le piante si sono sviluppate in una maniera veramente incredibile. Così ho deciso di portare qui, dove era cresciuta tantissima erba, una pacciamatura di Achillea e in più ho messo anche delle foglie di ortensia perché sono molto larghe e quindi creano proprio delle zone di ombra. Questo perché qui ieri era pieno di erba, mi sono messo lì un'oretta a togliere ciuffetto per ciuffetto, ho ripulito tutto a nudo e ho sistemato delle foglie di ortensia proprio a livello della terra, foglie di ortensia, e successivamente ho portato in qua tutto il materiale ricavato dalla potatura dell'Achillea per sistemarlo come pacciamatura. Vedete che qui è tutta una pacciamatura di Achillea tagliata, millefolium, Coronation Gold, c'è di tutto. Qui ci sono anche i fiori della Coronation Gold che non sono ancora arrivati a seme, per non avere altre piante di, di Achillea qui, e anche per portare un po' qualche ciuffetto giallo, così coloriamo questa aiuola. E in questo modo la pacciamatura è stata sistemata così. Qui ci sono delle osta, c'è il Cardiocrinum, ci sono altre piante da ombra, in modo da proteggere questo terreno da cosa? Dallo sviluppo incontrollato dell'erba, perché in questo periodo l'erba cresce a dismisura continuamente, il calore, un po' di umidità fa sì che l'erba si sviluppa tantissimo. La pacciamatura serve per controllare lo sviluppo delle erbe in modo che non colonizzano subito tutto il perimetro. Serve anche per mantenere, la pacciamatura serve anche per mantenere un po' più di umidità. Siccome c'è un po' di scarsità di acqua, anche il rivolino d'acqua che io ho, che arriva qua in giardino, a volte dal tubo esce un po' di acqua, a volte invece non ne esce, quindi devo centellinare un po' di acqua, l'utilizzo dell'acqua. Con la pacciamatura noi facciamo sì che il terreno, una volta bagnato, rimanga umido per qualche giorno, quindi non si deve ribagnare. Le piante da ombra vogliono un terreno leggermente umido e quindi così si garantisce un po' di umidità a queste piante che ne hanno bisogno. In più, come dicevo prima, l'Achillea ha queste sostanze fosforo, potassio e magnesio che con la decomposizione verranno poi trasmesse al terreno, e quindi l'utilizzo della pacciamatura con Achillea è anche un modo per arricchire il terreno di sostanze utili alla crescita delle piante. Spero che il Cardiocrinum si sviluppi bene, anche qui per via del mio infortunio è stato un po' trascurato, le lumache se lo sono mezzo divorato. E vediamo dai come si svilupperà questa aiuola nel corso dell'estate, una stagione per quello che riguarda le piante che vogliono un po' di ombra un po' particolare, perché il forte calore, il secco può essere un danno per queste piante. Cercherò di bagnarle un po' di più, con la pacciamatura ci sarà questa protezione nel terreno
e spero che non venga ricolonizzato di nuovo da tutte le erbe, però con una buona pacciamatura questo non dovrebbe succedere, quindi vediamo, è un esperimento. Non sapevo anche io dell'utilizzo dell'achillea come materiale di pacciamatura, io questa achillea qui non l'ho portata qui in giardino con dei rami interi, ma ieri con la potatura della pianta ho trinciato tutto con le cesoie a pezzettini, ci ho messo un bel po', circa 2 ore per poter avere 2 bei sacconi da portare qui, però il materiale adesso è stato tutto tagliato, sminuzzato come ho potuto, e in questo modo la pacciamatura riesce ad entrare anche negli interstizi, ad esempio come delle vecchie radici che sono rimaste qui, e si crea questo strato sotto che protegge appunto la terra che si trova al di sotto. E niente, dai, concludo qui questo video, spero che vi sia piaciuto questo video dedicato ad una pianta straordinaria che è l'achillea. La sposterò poi anche nel sentiero dell'iris perché voglio un po' di giallo anche lì, e consiglio a tutti una ricerca su internet per cercare queste piante che hanno bisogno veramente di poca acqua, perché sono piante a scarsa manutenzione e riescono a regalare al giardino una luce straordinaria, come quella che ho trovato stamattina scendendo giù in giardino con i fiori gialli dell'achillea. Il sole era ancora debole, però questo giallo potente dell'achillea scaldava già tutto il giardino. Ciao a tutti e grazie, e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao!